Hi guys, I'm here with my friend. She doesn't want to show her face or either say her name, so she's gonna have this appearance, and that's why I also took a hat. Anyway, she can speak in Italian and we're gonna speak in Italian. So from now on è in italiano. Ok. Per esempio, non lo so, cosa è stato difficile da studiare in italiano? All'inizio? Mhm. Ok. In giapponese non c'è l'articolo. Vero. Per questo per noi è un po' troppo difficile. Per noi è facile, così non c'è l'articolo dopo. R? Anche La pronuncia. La pronuncia normalmente per noi è facile, tranne L, R e D. Ma lei è bravissima. Grazie. E cosa ti ha stupito di più in Italia? C'è tipo cultural shock. Culture shock. Sì. Tanti. Non bevete. Non beviamo. Cappuccino dopo pranzo. No, Sono stata sorpresa. Perché il latte dopo pranzo non va bene, perché fermenta, cioè sì. nello Si stomaco. dite sempre così. Ma è vero. E adesso sì, mi sono abituata a non bere cappuccino dopo pranzo. Però eri triste prima. Sì, Volevi andare in sorpresa. E cosa ti piace di più del cibo? Le crescentine. I centini anche talalli. Lezione di cucina. Le crescentine abbiamo scoperto oggi si chiamano così a Bologna, ma in altri posti, paesi, città dell'Italia hanno altri nomi, tipo le chiacchiere o il gnocco fritto, non lo so. Comunque sono queste, qua poi metto la foto. Crescentine, sì. Mangi col salame e con altre cose. Ma sai perché dicono crescentino? Ti prego, dimmi. Adesso sono diventata una bolonese, ok. Crescentina, tante calorie, quando uno gli piace crescentino, subito diventa grosso. Crescerà. Sì, fa crescere questo cibo. Comunque lei ha studiato a Bologna. Per quanto tempo? Totalmente un anno, un paio di mesi. 1 anno e 2 mesi? Sì, Solo? Sì. Scusami, a Bologna Sì, 1 anno. un anno, solo okay. per un anno, un paio di mesi. Totalmente meno 2 anni. In Italia? In Italia. Però parli bene per solo 2 anni. Mamma mia. Adesso tutti ti invidiano. Ma prima hai studiato con libri? No, No? davvero inizio, sapevo solo grazie, prego, 1, 2, 3. Poi sono andata a Firenze. Ok. Durante la lezione non sono riuscita a capire niente, un cazzo, scusami. Scusate. Per me è italiano. Sì, voglio, questo. Che bello. E come è cambiato da quel livello a adesso? L'ultimo anno. Ah, ok. L'ultimo anno che sono stata a Firenze, a Bologna, perché ho abitato con gli italiani. Ah, Sì, ero obbligato. a parlare italiano. E se qualcuno si chiede come ci siamo conosciute noi, a un incontro per persone che parlano giapponese e italiano. Sì, si chiama Meet Up. Ah, era un meetup? Meet Up. Ah sì? Ok. È così? Non lo sapevo. Io sono stata solo 2 volte. Io una. Ah sì, Ho conosciuto sì, te. per me era seconda volta. Ma lo fanno ancora? No, non lo so. Ma per me, per i giapponesi è molto utile questo. Non posso dire. Incontro? Gada? Non lo so. Sì. Questo incontro, ma per voi, per gli italiani, non è utile perché parlano tutti Italiano, sì. Italiano. Gli italiani parlano in italiano con gli italiani e poi fanno i giapponesi. Parli italiano? Sì, esatto. Non serve per imparare il giapponese. Mai. Però io ho conosciuto te, hai visto? Sì. Quindi non imparo Sì, ma giapponese. infatti sto imparando in italiano. Per il video. Sì, per il video. Perché tu vuoi parlare italiano. Sì, esatto, grazie a te, sto imparando tanto. Cosa ti mancava di più del cibo giapponese quando eri in Italia? Riso. Riso. Proprio
originale, quello originale. Non è risotto, tipo. Non è risotto, quello originale. Il riso e basta. Sì. Allora, ok. Vai. Perché sei venuto, cioè, con quale motivo sei venuto in Giappone? Non lo so. Questo è tutti vogliono sapere. Ok. Cioè, Tu vuoi sapere? sì, vabbè. La prima volta che sono venuta in Giappone avevo 19 anni. 19 anni, Sì. avete sentito? 19 anni, una ragazza è venuta In Giappone per 2 settimane con una mia amica. E boh, perché mi piaceva all'inizio, quando ero... Ok, aspetta. Sì, non ti ho chiesto niente, sì, non ti ho disturbato mai. Quando ero alle medie, mi piaceva cosplay e anche la fashion in generale, tipo Lolita, Lolita. oppure Sì. Decora, sai, Ganguro, tutte queste cose Ok, strane, Ganguro. ok? E le facevano qua in Giappone, no? Mhm. Però in Italia no. E se in Italia ti vestivi un po' strano, sai che tutti ti dicono ma cosa fai? E fai litighi e cose. Sì. E quindi volevo andare in Sì, Giappone. pensate, 10 anni fa, la storia di 10 anni fa. 10 anni È fa. vero. Sì, 10 anni fa, Quasi quasi. 10 anni. E volevo andare in Giappone. Poi mio papà insegna judo. Quindi anche... Tuo papà? Sì, Ah, questo non lo sapevo. insegna judo e quindi parla sempre del Giappone. Allora siamo voluti andare in Giappone, poi ho detto, oh, è bello. Allora quando sono tornata ho studiato giapponese all'università e poi ho fatto il mio ryugaku, cioè in Giappone un anno, era 6 mesi. Poi ho detto, ah, bellissimo. Ho preso Shogakukin, la borsa di studio. Borsa di studio. E allora ho fatto un anno, poi sono tornata in Italia, ma avevo il ragazzo qua. Allora, Avevi ragazzo. avevo il ragazzo in Giappone. Qua in Giappone, dici. Sì. Oddio. Quindi eravamo distanti. Molto. Molto. Ha fatto Dall'altra avanti e parte. indietro. Allora ho detto, quando mi laureo vado a lavorare in Giappone. Ho trovato lavoro, non subito, però poi sono venuta qui, sono lasciata con il mio ragazzo. Sei lasciata? Sì. Cioè ho fatto 4 anni insieme Ah. e poi sono venuta qui. Stavamo ancora insieme, poi però non è andata bene. E ci siamo lasciati e sono rimasta qua in Giappone. Ah, ok. Però cioè, Non lo sapevo. però il Giappone da prima era... Ah, tuo cuore. Sì. Ah, ok, non lo sapevo. Sì, anch'io vorrei dire, anch'io vorrei dire il mio amore. Dai. Vedi? Non c'è, no, mai. Vedi cosa serve fare video? Diventare bonding. Bonding? Più amici. Ah, con questo video? Sì. Io e te. Ok, capito. Allora la mia domanda è questa. Meglio i ragazzi in Giappone o in Italia? Io preferisco Lady Fast. Lady Fast, Lady first. Quindi meglio Italia. direi. Direi. È fantastico perché tu sei giapponese e ti piacciono gli italiani, io sono italiana. Aspetta, io non ho detto precisamente italiano. Non Questo lo vedo, video, non lo tutte le persone al mondo ci guardano. Certo, guardano Devi solo fare noi. attenzione. Se mi avete visto al pubblico sulla strada, non dovete chiamarmi. Ok. Non sanno neanche il nome. Davvero? Non ho detto Non il mi tuo ho, non mi ho presentato. No, non ho detto il nome. Ah, Non ho detto- ok, va bene. Va bene. Allora, l'ultima cosa. Sei un consiglio per chi sta imparando l'italiano. Ah, bella. Non mi Ok. ascolta. È troppo italiana. Sono piena. Sono piena. Il mio cervello. Solo che se ci sono piena, così sembri ubriaca. No, ok, ho mangiato tanto, sono sazia. Brava. Sazia. Grazie. Con la Z. Sazia. Io non Sono manco bolognese, la Z. quindi Quindi sempre la aggiungo Z. S. Secondo me è meglio scrivere. Inizio è meglio scrivere diary. Il diario. Diario. Ah, ok. Ogni giorno. Poi In italiano. in italiano. Poi vai a fare correggere. Guardai scritto in Ok. italiani. Piano Imparate. Tu hai scritto un diario? Inizio. Ah, sì? Davvero inizio.
conversazione. Ah. Conversazione. Leggevi anche libri, giornali? No, mai. No, mai. Mai. Anche in giapponese non leggo mai. Se andavi tipo, non so, guardavi la TV al cinema? Cose così. Sì, ma una cosa che è molto utile è parlare tra gli amici. Non è da cinema, perché è difficile sentire. Parlare. O scrivere il diario. Diario. Ok. Production. From yourself. Che sia o parlato, orale o scritta. Grazie. No, io non so parlare bene, infatti io non ho mai fatto esami, si chiama CILUS, mai fatto. Anche io sto sbagliando la grammatica sempre, però grammaticalmente è scorretto. Però sai dire quello che vuoi, possiamo parlare, ci divertiamo. Direi che è perfetto. Quindi il mio consiglio per chi vuole parlare, vuole fare comunicazione con gli italiani, non sto dicendo per chi vuole fare esame. Ah, ok. Noi vogliamo solo parlare. Anche per te, qual è più importante quando hai imparato? Il giapponese? No, è vero, è utile parlare per forza, perché anche io solo parlando, ma anche solo ascoltare, ma tante situazioni diverse. Cioè, vai in un posto e ascolti quello che dicono, anche se non capisci cosa vuol dire, dopo quando lo risenti, dici, ecco, ho c'è un motivo perché lo dicono. Sì, ma è come in italiano quando tipo dici, ma va, io dico sempre, ma va. Ma va, così no? Però non sai cosa vuol dire. Ma va, cioè, vabbè. Ma sì, no, è come dire, honto? Sì. Ma va! Esatto. E non sai quando... Io pensavo uno che ha detto, ma va, io pensavo lui voleva... Vuol dire vaffanculo. No, vaffanculo. Pensavo così, avrebbe detto vaffanculo, ma invece ma va, basta. Ok, ma va. Vabbè, ogni tanto c'è tipo ma va. Culo, senza culo. Ma va. No, invece ma va, tipo, sì. Cioè, ma va. Ma cosa dici? Sì. Ma va? Capito? Quello. Sì, non c'è dizionario. No, non c'è, e non sai quando puoi usare. Perché vedi, se lo dico e ti dici vaffanculo. Così abbiamo parlato di cose a caso, ma spero che vi siate divertiti. Ciao. Ciao.